Ciao a tutti, oggi parliamo di creatività e misure, ovvero l'interpretazione audiofila de È nato prima l'uovo o la gallina? Parliamo di MiFi e Hi-Fi, tema che inevitabilmente ci tocca se affrontiamo un discorso di questo genere, e parliamo anche di esistono impianti difficili da far esprimere, esistono gli impianti per esperti e vi racconterò come dal mio punto di vista questi tre argomenti sono molto connessi tra loro. L'idea nasce perché spesso quando racconto di componenti esotici, e qui più che forse le Yamaha NS5000 che sono protagoniste delle ultime settimane, mi riferisco ai miei diffusori di riferimento, le Lotex Minstrel con il loro larga banda, il loro caricamento a tromba, il loro essere monovia, spesso trovo commenti nel web che parlano di misure, che parlano dei limiti fisici di questi diffusori, limiti che sono principalmente intuiti sulla carta e non poi confrontati ad un ascolto che si può fare solamente evidentemente qui per come io le ho posizionate, per come io le ho pilotate e fatte esprimere. È naturale che gli appassionati facciano della loro esperienza una base di partenza per dedurre come funzionano gli apparecchi audio e tanto più le persone che dibattono di questi temi sono preparate da un punto di vista tecnico, tanto più sono forti di nozioni che le portano ad essere un filino più tranchant nei giudizi, nelle previsioni, si sentono un po' più padrone di una sfera di cristallo e quindi all'interno dei dibattiti nei vari forum e gruppi e via dicendo, hanno delle opinioni spesso abbastanza assolutiste e anche ben argomentate. Ovviamente tutta questa cultura in materia di acustica, di fisica, di elettronica e tutte le scienze, tutte le discipline che governano la nostra passione, sono sacrosante e sono il pane quotidiano di chiunque con serietà si accinga a progettare gli apparecchi che noi ascoltiamo e a metterli a punto e a perfezionarli. È quindi anche il pane quotidiano di un appassionato con una deformazione professionale tecnica che voglia non solamente andare a tentativi, ma voglia ottenere un risultato maturo e consapevole dal proprio impianto. Tuttavia, c'è un elemento che spesso in queste discussioni sfugge, ovvero la parte artistica ed estetica di ciò che facciamo quando ci occupiamo di alta fedeltà ad un certo livello, ma in realtà a tutti i livelli. La componente artistica ed estetica è quella spinta creativa interiore che accomuna tanto l'appassionato quanto il progettista di elettroniche, a meno che non sia una multinazionale che produce oggetti tirati giù con lo stampino per il supermercato, allora forse lì la parte creativo-estetica artistica non è rilevante, ma per tutti coloro che vogliono mettere sul mercato un prodotto high-end, un prodotto appetibile a una nicchia di appassionati che deve essere incuriosita, affascinata e conquistata anche nel cuore. La parte creativa, la parte artistica è fondamentale. Se io parlerò in questo video di estetica, non si pensi mai che io mi stia riferendo all'apparenza, all'aspetto esteriore degli oggetti, alla facciata. Io parlo di estetica sonora. Quando ci troviamo davanti ad un impianto, o meglio ancora a più impianti diversi, per quanto ci siamo sforzati di dare a tutti, ipoteticamente, una risposta in frequenza corretta, piatta, che poi piatta non deve essere, lo sappiamo, ci sono studi che ne parlano molto bene, diciamo una risposta in frequenza giusta, per quanto ci siamo sforzati di dare l'attacco, per quanto ci siamo sforzati di dare l'estensione, per quanto ci siamo sforzati di riprodurre una scena con tutti i suoi parametri ben in ordine, avremo comunque una serie di impianti che suoneranno sempre in maniera molto diversa tra loro. Potranno avere delle risposte misurate molto molto simili, ma all'interno di quelle zone grigie, all'interno di quei piccoli anfratti dove la risoluzione del nostro grafico non ci permette di guardare, esistono quelle caratteristiche distintive che personalizzano il suono di ogni componente, ciascuno rispetto ad un altro. Non esistono due impianti fotocopia. Possono esistere due impianti che sono stati pensati per suonare nella stessa impostazione, per soddisfare gli stessi requisiti
di un tipo di ascolto, io voglio la banda intera, io voglio una risposta in frequenza piuttosto piatta, io voglio che sia di attacco, che sia dinamico e veloce. Bene, io do questa ricetta ad un novero di progettisti, loro mi confezionano i prodotti secondo quanto io ho richiesto, tutti centrano l'obiettivo, ma nessuno suona uguale all'altro. Questa consapevolezza, che credo ci accomuni tutti se abbiamo un po' di esperienza di ascolto, è la chiave di volta per parlare di estetiche sonore. È il fatto stesso di non poter avere due impianti fotocopia a creare il bisogno, l'urgenza di interpretare questa passione per l'alta fedeltà come una forma di arte, come una forma espressiva creativa. Perché per quanto possiamo individuare facilmente impianti corretti e impianti non corretti, ovvero che di hi-fi non hanno nulla, tolti questi, se rimaniamo con quelli che ci danno esperienze verosimili, ci danno sensazioni che possiamo ricollegare a nostre esperienze di musiche dal vivo, quella volta o quell'altra, ci sono impianti che quando ci sediamo davanti ad essi ci propongono la musica in una maniera che toccano una corda, toccano un punto della nostra memoria e diciamo, ah caspita, questo sì, è proprio come mi aspetterei di ascoltare questo evento. Magari nemmeno al 100%, ma ci sono quelle due o tre cose che dici, caspita, questo qui ricorda la musica dal vivo. Quando questo succede, siamo davanti ad un punto di incontro tra la nostra idea di un'estetica sonora efficace e un buon risultato dell'impianto che probabilmente, pensato da un progettista non dell'ultima ora, ha creato qualcosa di valevole e di meritevole. È l'incrocio tra la sensibilità e i ricordi dell'appassionato e l'efficacia di un sistema audio in quel momento, in quella circostanza, a generare la soddisfazione e l'impressione che quel sistema valga. Se noi trascuriamo tutta questa parte di ricordi, di cultura, di sensibilità, di arte e banalizziamo ogni discorso audio sulle sole misure, perdiamo di vista il fatto che pur centrando delle curve che possono essere viste su un grafico e dirsi belle, rischiamo di assemblare 100 impianti con componenti che rispecchiano il requisito tecnico, ma di non azzeccare mai neanche una volta una situazione di riproposizione del messaggio musicale che rammenti a qualcuno di una volta in cui ha ascoltato la musica dal vivo. Cos'è che invece genera prodotti di grande qualità percepita, di grande fascino, di grande realismo sonoro? È la sensibilità dell'artista che prima di essere un progettista davanti ad un CAD e davanti ad una serie di formule, è una persona che sta cercando di conseguire uno scopo, di raggiungere un obiettivo. Bei Yamamura, quando ha progettato le trombe Dionisio con il suo altoparlante full range fatto di carta pergamena con le sospensioni in fili di carbonio, non lo ha fatto perché con quel progetto avrebbe ottenuto in maniera più facile di altri una risposta in frequenza piatta. Ha fatto tutt'altro, si è complicato la vita per andare in una direzione diversa da quella, ma allora lo ha fatto perché era sciocco? Non direi proprio. Chi ha ascoltato le Dionisio di Beyamamura può riportare esperienze d'ascolto favolose senza mai citare una particolare correttezza, perché lo scopo di Beyamamura quando ha realizzato quel prodotto non era quello di offrire il prodotto più corretto, altrimenti avrebbe preso due belle vie fatte di un woofer e di un tweeter, avrebbe usato un crossover di quelli che da 100 milioni di anni tutti sappiamo fare e avrebbe tirato fuori un diffusore più lineare di così. Ma le Dionisio di Bei Yamamura sono dei diffusori che rimangono nel cuore di chiunque le ascolti. Ma se io, Giacomo, senza la cultura di Bei Yamamura, senza le sue competenze, domani mi metto ad accroccare una cosa, una cassa, che non risponde bene alle misure e che non ha dietro tutto il pensiero che ha fatto Bei Yamamura e tutto quello che ha generato l'onirica visione delle Dionisio, realizzerò solamente due scatole di scarpe che faranno schifo, non avranno una risposta corretta, non avranno un'anima speciale, non porteranno ad un risultato che ricordi a qualcuno di un evento meraviglioso dal vivo. Le Dionisio lo fanno. Le Dionisio riportano chiunque le ascolti, in un ambiente corretto e con un impianto corretto,
ad un jazz club con degli artisti là in fondo, magari con il fumo nell'aria, magari persino con gli odori del legno di quegli ambienti. Vieni trasportato perché, pam, c'entra esattamente un tipo di estetica sonora che per alcuni di noi è molto familiare. O magari non c'è nemmeno familiare, ma ce la immaginiamo così bene in quel modo che è proprio quella roba lì. Come quando vai in una città che hai sempre sognato di visitare, vedi un panorama e dici è proprio quello che cercavo di vedere. È la stessa cosa davanti a certi tipi di alta fedeltà. E come cito le Dionisio, che tra l'altro sono un mio ricordo di adolescenza che porto davvero nel cuore, e qui saluto il compianto Pietro Pesenti, che mi piacerebbe che mi sentisse fare un discorso del genere sulle sue care vecchie Yamamura. Quando a Cappella ha generato la sua gamma di diffusori intorno al Twitter al plasma e ha pensato a quali woofer mettere e a come mettere le trombe dei medi e a cosa metterci dentro, non ha semplicemente, ancora una volta, tirato una riga orizzontale su un grafico e cercato di raggiungere quello. Ha perseguito un ideale di coerenza sonora tra le estetiche di quei woofer, di quei midrange e di quel Twitter. Ha generato un prodotto che quando lo ascolti è qualcosa di speciale nel suo insieme e che suona bene nel suo insieme con una voce che ricorda qualcosa, che trasmette qualcosa. Non è un Twitter eccezionale, male accompagnato dai primi altoparlanti che ha trovato in giro o dagli altoparlanti più veloci che ha trovato in giro perché così sperava di rincorrere il Twitter. Ha creato un diffusore che funziona bene perché ogni parte della sua risposta in frequenza, ogni parte dei suoi attacchi, i suoi transienti dinamici, sono un insieme di ingranaggi bene oliati che producono un messaggio sonoro convincente. Nessuna asettica somma di parametri di eccellenza ci permette di avere una riproduzione musicale entusiasmante. Dietro ad una riproduzione musicale entusiasmante c'è una ricetta, come dicevo, un'estetica sonora che convince per qualche ragione. E solo chi ha creato un prodotto consapevole dell'estetica da ricercare, consapevole di quello che avrebbe dovuto dire al suo pubblico, è riuscito a fare qualche cosa di comunicativo. Realizzare apparecchi che suonano bene significa comunicare un messaggio musicale, non significa solamente assiemare una serie di buoni parametri. Anche perché la coperta è sempre corta e nel tentativo di assiemare parametri su parametri senza una visione di insieme, senza un obiettivo principe, si va fuori strada, si annacqua una serie di risorse per non raggiungere comunque l'ottimo. Anche con budget estremamente elevati è impensabile riuscire ad avere una coperta che infinita, che tange tutto, che tocca tutto, che copre tutto. Se ripenso alle Lotex Minstrel, che da 2 mesi e mezzo circa ho spostato da dove si trovavano qui per fare posto alle Yamaha NS5000, io ricordo ancora come fosse ieri, come fosse 5 minuti fa, la capacità incredibile di farmi sentire l'attacco della musica e la proiezione da teatro di come quando ascolto dal vivo. Ovviamente con tutti i limiti del caso perché pur sempre una riproduzione domestica è, ma quel talento non riesce ad essere raggiunto dal sistema che ho qui ora con tutto questo po' di roba, le Yamaha, gli Exclusive M6, 300 watt, classe A, tutto quello che c'è dietro è magnifico, la proposta musicale che mi sto godendo in questi 2 mesi e mezzo è magnifica, presto farò anche una recensione vera e propria che giustamente ancora non ho fatto perché ci vuole il suo tempo per conoscere, per fare, per capire tutto. Farò una recensione delle Yamaha NS5000, ma quello che sicuramente posso dire, non lo negherei mai e non avrei nessun imbarazzo a dirlo a chiunque, è che non riescono a fare tutto quello che fanno le Lotex Minstrel, che sono dei larga banda con tutti i loro limiti. Ovviamente le Lotex Minstrel non riescono a fare tutto quello che fanno le Yamaha NS5000. E allora qui sorge una domanda. Stiamo forse parlando di MiFi? Stiamo forse dicendo che la hi-fi non esiste, che esiste la MiFi e quindi addio? Perché a volte alcuni la buttano così, anche in maniera poetica, non lo fanno con sarcasmo, ma lo fanno dicendo, rassegnandosi alle evidenze, dicendo
Ma è vero, quante strade, mamma mia, quante strade, tutte cose belle, ho sentito una cosa bella, ho sentito un'altra cosa bellissima, ma è proprio vero, l'hi-fi non c'è solo la mi-fi. Non è vero, non sono d'accordo, perché non è il modo giusto di interpretare quello che sta succedendo e quello che stiamo sentendo. Sono tutte e due magnifiche presentazioni hi-fi, sono semplicemente fedeli a due momenti differenti della nostra immaginazione o dei nostri ricordi. Quando confrontiamo le Lotex alle Yamaha NS5000, stiamo avendo davanti due proposte che non sono una particolarmente più corretta o più sbagliata dell'altra. Ce n'è una più limitata dell'altra sotto certi aspetti e più avanti di quell'altra sotto altri aspetti. C'è, si potrebbe dire, per fare un paragone sportivo automobilistico, che dato un tracciato, le due auto da corsa lo percorrono con lo stesso tempo finale a cronometro, ma percorrendo i settori con performance diverse. C'è il sistema che nel T1 e nel T3 è migliore dell'altro e rallenta un po' nel T2 e nel T4, e quell'altro sistema che fa il contrario. Alla fine chiudono il cronometro con lo stesso tempo. Chi ha vinto? Sono pari, però si sono comportati in pista in maniera diversa. C'era quella che riusciva ad allungare di più, con una velocità massima maggiore dove c'era quel bel rettilineo che lo permetteva, c'era quella che teneva più la curva e aveva una velocità di percorrenza in curva superiore, quella che accelerava di più e quella che aveva una staccata migliore. Le auto hanno fatto lo stesso tempo, ma il pilota che le ha guidate ha avuto due esperienze di guida totalmente diverse perché ha dovuto far leva su parametri diversi di quelle vetture e ha goduto il giro anche in maniera diversa. Quello più guidato in curva, quello più spinto sul rettilineo, per esempio. Tornando ai sistemi audio, non è una questione di hi-fi e mi-fi se un sistema è predominante in una certa fetta delle caratteristiche del messaggio sonoro e l'altro vince altrove. Il fatto che i due sistemi audio siano arrivati alla fine del disco, donando all'ascoltatore emozioni diverse, regalando sprint su parametri differenti di quella riproduzione sonora, non ha nulla a che vedere con l'essere uno giusto e uno sbagliato. Ha semplicemente a che vedere con il poter essere tutti e due correttamente impostati, ma avere ciascuno i suoi punti di forza, i suoi leciti punti di forza e i suoi leciti limiti nell'esprimere altri aspetti della musica. Siccome non c'è un solo parametro che governa il realismo della musica e della riproduzione musicale, è ingiusto partire dal presupposto che solo quello con la risposta in frequenza più ampia sia quello corretto, che solo quello con la dinamica più spinta sia quello corretto. Forse un parametro che non dovremmo mai perdere di vista per parlare di correttezza, l'unico che davvero li piglia tutti, è la timbrica. E perché la timbrica sia corretta ci vuole anche coerenza, altrimenti avremo una timbrica corretta solo in una porzione dello spettro. Quindi gli unici tipi di sistema che io escludo dal novero dei realistici, degli hi-fi, sono quelli dove tra le varie gamme, nel caso dei multivia, si avvertono evidenti scollamenti, si avvertono evidenti differenze di sonorità tra una via e l'altra, dove io posso sentire il basso che suona una nota in un modo e il medio che ne suona un'altra in un altro, lì siamo lontani a mio avviso dall'alta fedeltà. Ma quello è un parametro che trascende i limiti e i pregi e i difetti. Quello è un parametro che puoi avere buono o cattivo sia con una risposta in frequenza così, sia con una risposta in frequenza cosà. Perciò, nei limiti della correttezza timbrica, e questa la possiamo allenare dentro la nostra percezione, dentro il nostro cervello, ascoltando la musica dal vivo, avremo una grande elasticità di altri parametri che possono accomunare impianti tutti quanti corretti, ma con leve molto differenti dal punto di vista dell'emozione dell'ascoltatore. Se l'appassionato di musica ad alta fedeltà non padroneggia questo approccio alla realizzazione dell'impianto, alla realizzazione di un suono vero e proprio, sarà sempre succube di sindromi del cambiamento, di insoddisfazione cronica, perché così come chi ha costruito, progettato i migliori dispositivi audio ci ha messo quella cultura, quella consapevolezza e quel chiaro scopo da raggiungere, anche chi assembla impianti hi-fi deve avere una storia da raccontare a se stesso, da far raccontare all'impianto che gli sta davanti.
Se non ha una storia, se va e mette insieme apparecchi perché ha fatto un elenco della spesa delle migliori recensioni lette nell'ultimo mese, o nelle migliori storie lette sui social, o chissà, o della sua immaginazione, non raggiungerà un risultato compiuto, non otterrà un'estetica sonora che lo appaghi e che gli faccia dire: bravo, hai dipinto un quadro che sta bene. Questo è ciò che distingue un appassionato consapevole, che porta nel taschino le misure come strumento di affinamento del proprio percorso, e l'appassionato incolto che parla solamente di misure, non conosce altri argomenti e non crede di dover mettere dell'arte nella realizzazione dell'impianto ad alta fedeltà. C'è un ultimo fatto che chiude un po' questo cerchio ed è l'esistenza di impianti e componenti difficili da far esprimere. A volte gli appassionati si arrabbiano quando sentono parlare di impianti difficili o di diffusori difficili, per fare un esempio, perché ritengono che un oggetto ben progettato lo devi mettere e quello suona. Ma non è vero, perché esistono dei componenti molto estremi che per raggiungere un risultato spettacolare da un certo punto di vista, sotto un certo parametro, scendono a compromessi che l'ascoltatore e l'appassionato che configura il sistema ha l'onore e l'onere di risolvere. Compromessi risolvibili, limiti valicabili, ad esempio un altoparlante come il Lauter, con la sua risposta in frequenza con il tipico picco nelle medio-alte, è un altoparlante che non deve per forza suonare con quel picco nelle medio-alte nell'orecchio se chi posiziona il sistema sa il fatto suo, perché esiste il modo di stemperare quella cosa lì, ma è chiaro che quel sistema è più difficile di uno più tradizionale che suona bene o male sempre piatto ovunque lo metti, ovunque lo giri, ma che non raggiungerà mai quelle vette prestazionali dell'outer laddove il louter è forte. Qui abbiamo un primo esempio di impianto, di componente che può essere difficile da usare, semplicemente perché te lo devi studiare un minimo e devi capire che se non vuoi avere le orecchie bucate dopo 5 minuti di ascolto, il posizionamento di quella cassa lì richiederà più di qualche minuto di lavoro e quantomeno un po' di competenza. Vale per dei giradischi, vale per dei diffusori, vale anche per degli amplificatori che devono essere interfacciati correttamente ad altre elettroniche perché hanno dei parametri favolosamente vincenti, ma hanno anche dei punti deboli con i quali non bisogna metterli in crisi, con l'abbinamento sbagliato sia da un punto di vista elettrico sia magari da un punto di vista timbrico, per evitare di enfatizzare quella cosa che se portata troppo all'estremo snatura il messaggio musicale. Concludiamo. Ho condiviso questi pensieri con voi perché rimarco la mia convinzione che l'assemblaggio di un impianto hi-fi sia una forma d'arte, che la soddisfazione derivi dall'avere chiaro in mente cosa ci piace e cosa vogliamo raggiungere della riproduzione sonora, cosa ci colpisce della musica quando la ascoltiamo dal vivo e cosa crediamo che sia importante riavere a casa per dire che stiamo ascoltando la musica in maniera soddisfacente. E trovando con l'esperienza, con la competenza, con lo studio, quali sono i componenti che ci permettono di avere quelle caratteristiche, riusciamo a creare qualcosa che ci soddisferà e che poi, quando inviteremo qualcuno a casa, il più delle volte scopriremo che, anche se non è come lui lo avrebbe pensato, soddisferà anche lui, perché il messaggio che avremo costruito sarà un messaggio di coerenza, sarà un messaggio con un ideale molto chiaro e con un risultato altrettanto lampante davanti ai nostri occhi. Tenevo a ricordare che questa forma artistica, espressiva, il concetto, l'idea, sono cose che appartengono anche ai progettisti, che nessuno realizza meravigliosi prodotti hi-fi semplicemente mettendosi davanti a 4 formule e buttandole insieme e comprando i migliori componenti che trovi di qui, di là, di su e di giù, ma c'è sempre dietro una spinta a creare qualcosa di chiaramente espressivo in una direzione. E infine, che sì, per alcuni apparecchi esiste la necessità di studiare molto, di rimboccarsi le maniche, di fare 1000 spostamenti,
Altrimenti si giudicheranno in malo modo pezzi di storia dell'alta fedeltà solo perché sentiti un po' in qualche maniera, sentiti in mano a persone incompetenti o persone che non avevano un'idea da raggiungere, appariranno inutili, appariranno incompiuti, appariranno soltanto nei loro evidenti difetti. Spesso più il componente audio è estremo, più la ricerca alle sue spalle è peculiare per ottenere qualcosa di molto sfumato e molto delicato all'interno della musica, perché altrimenti le banalità le otteniamo anche con molto meno e sono solo le cose straordinarie che si raggiungono con la massima profusione di mezzi e di sforzi. Ma se non conosciamo quei mezzi e quegli sforzi e se non conosciamo prima ancora l'idea che li ha messi in campo, non perseguiremo il risultato, non metteremo quegli apparecchi in grado di cantare con la loro giusta voce. E quindi l'audiofilo deve conoscere dove sta andando e sapere cosa vuole dalla musica, conoscere quali apparecchi gli permetteranno di mettere insieme gli ingredienti di quella ricetta, trovare i componenti e mettere i componenti in condizione di funzionare bene all'interno del proprio ambiente, all'interno del proprio sistema, sapendo come sono stati pensati, sapendo cosa devono dare e come bisogna aiutarli per dare il massimo che possono dare. Le misure non sono lontane da questo cerchio artistico e culturale, sono assolutamente all'interno di esso, ma sono uno strumento che viene dopo il genio, che viene dopo l'idea, che viene dopo la creatività e l'arte. Sono quella cosa che permette di tirare diritta l'immagine, tirare diritto il risultato, tirare tutto in bolla, dire c'è qualcosa che ancora non va, non riesco perfettamente a capire cosa. Ecco che la misura lo disvela ed ecco che, sempre usando la propria arte e la propria competenza, andiamo a mettere a posto. Mai le misure prima di tutto questo. Le misure prima di tutto questo e a pappagallo, a disco rotto come unico argomento di dibattito in hi-fi sono la chiave per realizzare una serie di fotocopie di povere e piccole realizzazioni. Grazie per essere stati con me anche oggi e alla prossima.